Sister, I am Father Reste. Father Reste Benzi. Father. Oh, come here. Oh, oh. No, don't worry, don't worry. Do you like this? Yes. Oh, Give me one. are you Christian or no? La mia fede che cos'è? Una relazione con Cristo che è cresciuta e mi si è illuminata in base alla relazione con Lui. Avevamo allora la casa che, il pian terreno della cucina, non avevamo il pavimento. Una metà c'erano dei mattoni, una metà era terra battuta. Allora veniva fuori l'acqua quando piovevamo. Però guarda, erano così contenti, che vita da contenti, da piccoli scalzi, in mezzo alla neve, senza paura di niente. Eravamo felici, davvero. Io ho vissuto un'infanzia molto felice e credo che sia un dono così grande per cui ce l'hai sempre poi nella vita. Mio papà apparteneva a quella grande fascia immensa di gente che crede talmente di non valere nulla che quasi chiede scusa di esistere. E allora chi dirige l'umanità ne approfitta tanto di questa povera gente. È lì che è nato in me forte forte il desiderio di stare sempre con quelli che credono talmente di non valere nulla che quasi chiedono scusa di esistere. Mi ha sempre occupato questa parola di mio papà. E poi mi ha dato la mano, poi mi ha dato la mano. Ma dobbiamo capire sempre questo, che non puoi dire quello è un drogato o è stato un drogato, devi dire prima, quello è una persona con delle grandi capacità che è ricorsa alla droga perché quel tipo di vita senza senso che conduceva non gli andava e allora quello la faceva morire quella sofferenza che gli proveniva di questo. Nessuno vuol soffrire, allora affoga la sofferenza nell'alcol, nella droga. Siamo nati con le case famiglie e allora quanti ne puoi accogliere? Quella casa famiglia che ha come caratteristica un elemento che la società civile fatica tanto a riconoscerci e molti ce lo negano, la complementarietà, ciò che può dare un nonno alla famiglia non lo può dare nessun altro, ciò che può dare un ragazzo portatore di handicap gravi e gravissimi a tutti i figli, non lo può dare nessun altro. E ciò che è quello che può dare una sorellina al fratellino, nessun altro, neanche i genitori lo può dare. Ed ecco la famiglia allora composita e complementare, che diventa una sinfonia. Noi dobbiamo incontrarci con le possibilità che sono dentro all'uomo, mentre invece, sfortunatamente, o meglio,
per loro. Ci fermiamo alla esperienza del limite dell'altro, per cui siamo portati a dire quello è un ladro. No, mi dispiace, è un uomo che ha rubato, ma io mi devo incontrare con l'uomo, non con il suo furto. C'è questo scandalo pauroso nel mondo. Capisci? Che vergogna. Quanti bimbi muoiono di fame, quanti muoiono di AIDS e tutti si potrebbero salvare. Capisci che roba? Quanti sono soli, quanti sono sulla strada. Che peccato. Perché avviene questo? Perché ci sono tanti che dicono questo è mio, guai che lo tocco. Padre! Come stai? Padre Oreste! Padre! Padre Oreste! Come sta? Hola padre! ¡Hola, mi casa! Poi un'altra cosa ho visto, ho capito cos'era l'amore. Quando non funzionava la sirena, no, del porto, le donne, le mamme, negli anni 50, andavano sul molo e poi con le pentole e i coperchi battevano, in modo che sentissero il loro marito dove era il porto. Ho detto, guarda i miei maestri, capisci? E pensavo se fossero così i politici, i responsabili della cultura, della civiltà, della società. E invece vedevo che non c'era nessuno che di fronte a colui che correva il rischio andava a battere i coperti contro le pentole. Allora io dicevo, Don Oreste, non lasciare mai sta gente, se la lasci sta gente muori, capisci? Cosa grande che ha scoperto, che il Signore ha fatto scoprire alla comunità è la via del cambiamento del mondo, la condivisione diretta. Mettere la vita con la vita, allora la nostra vita non finisce mai. E mettendo la vita con la vita si ha la giustizia, perché è contenuta nella condivisione. Se io metto la mia vita con la vita tua, io metto insieme alla tua vita anche tutto quello che tu hai e quello che io ho. E allora viene fuori pace e giustizia si baceranno. È il canto nuovo che è venuto a portare Cristo Signore. Sono i cieli nuovi, la nuova terra, dove regna la giustizia di Dio. Come si fa a vedere queste cose? Provale e poi vedrai.